Ciao a tutti! Dunque, se avete visto i miei ultimi video, lo saprete già. Se non li avete visti, andate subito a vederli. E comunque, nelle ultime 3 settimane, diciamo, me ne sono andato dall'Italia e mi sono trasferito in Francia a vivere, più in particolare nella città di Marsiglia. Prima di cominciare vi invito anche a scrivere nei commenti una vostra riflessione sui nuovi inizi o sulla vostra esperienza con dei nuovi inizi nel corso della vostra vita, in italiano ovviamente, e poi se vi va io ve la posso anche correggere, così magari apriamo un pochino più un dialogo, perché spero che questa serie di chiacchierate in italiano possa diventare più, dialogica invece che essere sempre un mio monologo, no? Possiamo discutere di questi argomenti, mi farebbe piacere. Quindi, se volete, scrivetelo nei commenti qui sotto. Già più di 6 mesi fa sarebbe dovuto iniziare un altro capitolo della mia vita e sarei dovuto andare a lavorare e a vivere in Giordania per qualche mese per imparare un po' meglio l'arabo, insomma per consolidare almeno l'arabo che conosco. Ma purtroppo la Giordania è stata uno dei primi paesi a chiudere i confini, soprattutto alla Cina e all'Italia, che sono stati i due posti in cui la pandemia si è diffusa più rapidamente e soprattutto sono stati tra i primi paesi in cui la pandemia si è diffusa rapidamente. Quindi il mio nuovo inizio è stato cestinato o comunque è stato messo da parte temporaneamente, perché non ho ancora abbandonato questo progetto e sicuramente lo riprenderò in futuro. Comunque il nuovo inizio allora è stato fissato per circa metà settembre e nel frattempo quei 6 mesi li ho passati invece in questa fase di transizione nella quale stavo a casa dei miei genitori nel mio paesino di nascita, d'origine. Allora il 15 settembre ho preso l'aereo, sono andato a Marsiglia, 2 settimane per ambientarmi, durante le quali stavo in un Airbnb mentre cercavo una sistemazione più stabile, e poi si comincia. E già di per sé il fatto di essere in un nuovo paese ha portato con sé tutta una serie di cambiamenti e di nuove cose alle quali dovevo adattarmi. A parte il fattore linguistico, che comunque il francese già lo conoscevo abbastanza bene, anche se ho ancora bisogno di molto lavoro, però quello non è stato il problema principale, diciamo. Piuttosto magari imparare a orientarsi nelle complicatezze burocratiche di un paese nuovo, della Francia, quando avevo appena imparato a capirci qualcosa della burocrazia del mio paese. E quindi, insomma, poi aprire un conto in banca in Francia, farsi un numero di telefono nuovo francese e tutto questo tipo di cose qua che bisogna fare per forza quando si arriva in un nuovo paese. E quindi, insomma, ogni nuovo inizio porta tutta una catena di altri nuovi inizi collaterali, che sono stati parecchi per me. Una nuova città, quindi una nuova città sì, tutta da scoprire, ma anche nella quale imparare a sopravvivere, soprattutto nella quale imparare a sopravvivere, perché una nuova città non significa solo tanti nuovi posti da esplorare e da scoprire, tanti bellissimi monumenti nuovi dei quali fare un sacco di foto. No, bisogna anche imparare a capire anche molto banalmente magari quali sono i supermercati giusti per te, quali sono le zone della città che ti piace frequentare, nelle quali ci sono magari eventi pubblici che ti possono interessare e che sono frequentati dal tuo tipo di gente, diciamo. Ma anche molto importante, soprattutto in una città come Marsiglia, in cui la criminalità è molto alta, o almeno è famosa, e diciamo c'è questo stereotipo che qui la criminalità sia molto alta, imparare quali sono i quartieri nei quali forse sarebbe meglio non andare. Una nuova casa, e il processo stesso di ricerca non è facile quando non conosci bene
le zone della città. In più, quando poi trovi finalmente la casa che ti piace, ci sono 1000 scartoffie da firmare e 1000 documenti che non sai come reperire e che devi fornire al padrone di casa. Poi quando entri nella casa, ovviamente bisogna decorarla e riempirla di mobili, cosa che, come potete vedere, io non sono ancora riuscito a fare perché il mio sfondo è ancora tutto bianco e c'è ancora l'eco nei miei video. Poi ci sono nuovi coinquilini e allora lì bisogna cominciare a capire, diciamo, come sono loro e com'è il vostro rapporto, che tipo di coinquilini diventerete, magari capire quando è il caso di stare in camera propria a farsi gli affari propri e lasciare i coinquilini in pace e quando invece ci sta trovarsi in salotto o negli spazi comuni della casa per chiacchierare e socializzare. Insomma, capire quali sono i ritmi gli uni degli altri. Poi un nuovo lavoro e penso che i primi giorni in un nuovo lavoro facciano sempre paura a tutti, a qualsiasi età e a prescindere dalle circostanze e dalle condizioni. Non sai come muoverti, ti senti spaesato, non sai a chi fare affidamento per chiedere magari aiuto e consiglio, non sai se stai facendo il tuo lavoro nel modo giusto oppure no, perché anche se dovesse essere un tipo di lavoro che già fai da tanto tempo, da tanti anni e conosci bene, non sai magari quali sono le cose che devi fare per, diciamo, soddisfare le aspettative e gli standard del tuo nuovo capo. Quella può essere una difficoltà. In più hai colleghi nuovi e allora lì se tutto va bene convivete in pace. Se tutto va molto bene diventate pure amici, perché no? Ma se tutto va male, cioè come il nostro cervello spesso tende a farci immaginare che le cose vadano, potrebbe, diciamo, crearsi un ambiente ostile nel quale poi ti troverai tutti i giorni e allora là diventa un po' pesante, no? Pensare di andare a un lavoro, in un ambiente che non ci fa stare a nostro agio per tutti i giorni, per almeno tanti mesi, ma spesso anche tanti anni. Infine, le nuove amicizie, i nuovi amici. Secondo me, se non sei studente, è molto difficile crearsi una nuova rete di amicizie in una città nuova. Se sei uno studente è relativamente facile, se vai a scuola o all'università tutti i giorni, alla fine vedi i tuoi compagni di classe o i tuoi compagni di corso ogni giorno, spesso sono tanti, quindi puoi comunque anche scegliere un po' di più, diciamo, le persone che più ti piacciono e hai l'occasione di vederli spesso. Mentre per quanto riguarda il mondo del lavoro, dipende dal tipo di lavoro che fai. Magari al tuo lavoro hai pochi colleghi, magari al tuo lavoro potresti non avere troppo tempo di interagire con i tuoi colleghi e semplicemente il tuo lavoro magari è un lavoro piuttosto solitario. Oppure dipende dal tipo di colleghi che hai, perché se sono dei colleghi della tua età, ok, può essere che ti invitino ad uscire con loro e allora poi ti si aprono anche ulteriori nuove opportunità, nuove porte per allargare la tua rete di conoscenze in questa nuova città, no? Tu conosci i tuoi colleghi, poi ti invitano a un evento, a una festa dove conosci altre persone, eccetera. Mentre se i tuoi colleghi magari sono molto più giovani o molto più vecchi, può essere un po' complicato perché sì, perché è difficile che qualcuno di una fascia d'età completamente diversa sia poi interessato a magari uscire con te, a diventare tuo amico, perché semplicemente si hanno interessi diversi e ritmi diversi, no? Bene, per questo video è tutto. Non dimenticatevi, se vi va ovviamente, di scrivere le vostre opinioni, le vostre idee, i vostri pensieri o le vostre esperienze per quanto riguarda i nuovi inizi nei commenti qui sotto. Scriveteli in italiano, se vi va io poi ve li correggo. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale.
Ciao a tutti!